Oggi facciamo le forcelle all'adventure. Fare la manutenzione della forcella è importantissimo, è una questione di sicurezza. Un organo meccanico in ordine ci garantirà il massimo del funzionamento, andando a lavorare nel migliore dei modi per tenerci la ruota anteriore schiacciata per terra. In questo video vedremo come è fatta la forcella, come operare per la manutenzione e cosa controllare oltre il semplice cambio dell'olio e quali sono gli strumenti che ci servono per fare la manutenzione. Usiamo il crick, quello che abbiamo già usato in numerose occasioni, lo vedete in tutti i video dello smontaggio, del rimontaggio di questa moto, per alzare tutta la parte anteriore e poter smontare ruota, pinze freno, parafango, per poi sfilare le forcelle dalle piastre. La ruota è libera, svitiamo il dado del perno ruota, via i fermi del perno ruota, basta solo allentarli. Facciamo sempre attenzione a non rovinare il sensore dell'ABS, allentiamo anche quelli di qua, via le pinze freno, facciamo uguale anche per l'altra. Con una bussola del diametro dell'esterno del perno o leggermente più piccola andiamo a sfilare il perno ruota. Facciamo attenzione a non perdere le boccole, quella di battuta sulla forcella e quella di battuta sulla testa del perno dall'altra parte. Andiamo a svitare il sensore dell'ABS e con la mia amata 8 fissa andiamo a svitare il parafango. Se volete vedere la totalità del lavoro dello smontaggio dell'avantreno, in questo video ne abbiamo fatto una versione veloce, lo trovate nel video dello smontaggio della moto nel progetto di ricostruzione completa. E via il parafango. Se le nostre forcelle non sono aperte da tanto tempo, è possibile che i tappi si siano un po' inchiodati. In questo caso, prima di sfilarle, allentiamo la piastra superiore e poi allentiamo i tappi prima di allentare la piastra inferiore. In questo modo, quando dovremo svitarle, le sviteremo più comodamente. Piastra superiore, basta allentarle. Le viti devono essere molli, ma non serve che le togliamo. Svitiamo anche quelle inferiori e possiamo, facendola ruotare leggermente in modo che perda tensione dalla piastra di sterzo, sfilarla. Ecco fatto. Come prima cosa andiamo ad azzerare tutti i registri, portiamo l'estensione a 0 e anche il precarico lo portiamo a 0. Per smontare il tappo superiore ogni forcella ha la propria chiave. In questo caso abbiamo questo sistema a 4 fori per il quale funziona molto bene la chiave di smontaggio della R15. Se abbiamo già allentato i tappi prima sulle piastre si potrà tranquillamente svitare a mano. Svitiamo completamente il tappo. Nelle forcelle a steli rovesciati il tappo è agganciato al pompante e blocca la molla, mentre invece in quelle a steli tradizionali può capitare che svitando il tappo dobbiamo tenere spinto perché sennò la molla ce lo farebbe partire. Prendiamo una chiave da 22 e schiacciando la molla, comprimendola, andiamo a bloccare con la chiave sul suo dado la molla in compressione, sganciando di conseguenza la molla dalla pressione del tappo. Adesso dobbiamo sganciare il pompante dal tappo. Per sganciarlo usiamo questa chiave qui che va a agganciarsi sul precarico avendolo sganciato tutto e a fondo corsa, e quindi andiamo materialmente a svitare il tappo dal filetto del pompante. Usiamo questa tecnica qua in modo da tenere bloccato col braccio il pompante e tenere con la mano ferma il tappo e andiamo a dargli semplicemente un colpetto. In questo modo lo sganceremo. Adesso basta andare a svitare proprio materialmente il tappo dal pompante. Facciamo occhio che non si sganci la chiave e facciamo occhio che qua dentro c'è olio, quindi la forcella deve rimanere verticale. L'ultimo pezzo lo dobbiamo sganciare, ecco, con la chiave e lui è libero di uscire. Qua vediamo l'anello del precarico, questo si alza e abbassa quando noi svitiamo o avvitiamo il registro del precarico, e qua dentro abbiamo il registro dell'estensione che agisce su questa bacchetta che muove uno spillo a fondo del piedino, che è quello che cambia l'apertura e la chiusura del passaggio dell'olio per regolare la velocità di estensione della forcella. Mentre invece il registro della compressione è qua sotto, poi lo vedremo. Comprimiamo la molla e liberiamo il pompante dalla chiave, che sarà libero di scendere giù al fondo dello stelo. Per ora lo lasciamo lì. Mettiamoci già la vaschetta vicino e sfiliamo la molla dalla forcella. Facciamo attenzione che mollerà giù comunque olio, perché fino a qui è in immersione nell'olio. Scarichiamo l'olio della forcella nella vaschetta. Come vedete
è un po' più nero di quello che c'era già dentro, che era di 2 forcelle che invece avevano lavorato molto meno di queste. Quest'olio l'abbiamo cambiato 2 anni fa, ma considerate che la moto praticamente per 1 anno non ha lavorato, quindi questo è 1 anno di lavoro intensivo, comunque sono 20.000 km. Poi quest'olio che c'era nella vaschetta è un factory line di Motul, che quindi tiene molto di più. Questo era invece un parzialmente minerale e ha un decadimento molto più veloce, quindi anche in base al tipo di olio che andiamo a mettere cambia la resa, soprattutto nel tempo. La facciamo spurgare un po', soprattutto facendo lavorare il pompante. Andiamo a vedere un secondo com'è l'olio che abbiamo appena scaricato. L'abbiamo scaricato in una vaschetta con già contenente dell'olio, che era abbastanza bello. Quello che vedo così è un olio che comunque ha lavorato e sappiamo essere un minerale, con poi queste particelle grigie in sospensione che secondo me sono parte del materiale antiattrito presente sulle fasce, che adesso andremo a vedere. Tolgo la stecca di rinvio del registro dell'estensione, fissiamo il piedino in morsa in modo da avere la forcella comoda su cui lavorare. Diamo una pulita allo stelo. Calcolate che qua abbiamo una forcella di più di 15 anni con 80.000 km, un po' di tracce di striature sulla cromatura dello stelo è normale che ci siano. L'importante è che non avvertiamo al tatto delle scalinature importanti. Cercando di toccare il meno possibile l'alluminio, andiamo con un cacciavite e un martellino, andiamo a sfilare il parapolvere un po' per volta. L'importante è non avere fretta, non forzarlo, perché se no roviniamo il gambale. Andiamo avanti piano piano, alla fine verrà via. Ecco fatto, parapolvere l'abbiamo tolto. Adesso qua dentro abbiamo un siger che tiene bloccato il paraolio e la fascia di scorrimento. Col cacciavite scalziamo la testa del siger, ha proprio una linguetta fatta apposta, dalla sua sede, e poi ruotando la forcella, aiutandoci col cacciavite, cerchiamo di farlo uscire finché non salta fuori come in questo caso. Adesso con un paio di colpetti, avendo rimosso il fondo corsa, possiamo stappare lo stelo della forcella. Qua abbiamo in ordine parapolvere, che evita che il grosso delle schifezze che incontriamo sulla strada entri nella camera del paraolio, il siger di tenuta, che come vedete è un po' abusato dal tempo, si è un po' ossidato, essendo acciaio da molle, deve essere un C60 o roba simile, comunque tende a ossidare. Poi abbiamo il paraolio, che in questo caso avevamo sostituito un paio di anni fa, non perde, eviterei di cambiarlo se non in caso di necessità. Una rondella, che è quella che ci fa la battuta sul fondo del gambale, e poi abbiamo la fascia di scorrimento dello stelo e la fascia di scorrimento del gambale. Sono effettivamente le parti su cui la forcella scorre. Sfilo la fascia numero 1, la allargo e la faccio semplicemente uscire dalla sua sede. In questo caso vedete che l'interno a lei interessa relativamente perché è solidale allo stelo, ed è l'esterno a scorrere dentro il gambale. In questo caso il materiale antiattrito sembra anche abbastanza buono, non ha consumi particolari, anche perché è quello che normalmente è più a contatto con l'olio. Andiamo a vedere quello invece interno, che non è male neanche lui, ma mi sembra avere un pelo di gioco di troppo. Il nostro paraolio è fresco, non andremo a toglierlo se non necessario per evitare di rovinarlo, ma nel caso in cui dovessimo, anche per sfilare uno usato, sempre meglio farlo, non si sa mai se ti torna utile, come è successo ad esempio con la forcella di Sil nel viaggio di quest'inverno andando in Francia verso la Camargue. Nel caso dovessimo sfilarlo o comunque rinfilarlo, è meglio proteggere le labbra di gomma del paraolio dagli spigoli vivi presenti sullo stelo, come la sede fascia e questi fori di passaggio olio. Quindi molto importante andare a mascherarli, chiuderli in qualche modo. Ci sono dei cappucci in gomma dedicati specifici, oppure basta un giro di nastro isolante, come abbiamo fatto su questa forcella, andando a isolare tutto con nastro isolante, in modo che inserendo o togliendo il
paraolio non si tagli e non si rovinino le labbra. Qua abbiamo uno scorrimento più fresco che avevamo noi in casa, che ha un po' meno gioco sullo stelo, mentre questo, che era il suo presente originale, è un pelino più libero. Non è messo male comunque, perché non è messo per niente male, il trattamento antiattrito è ancora completamente presente, diciamo che può fare ancora della strada, ma visto che l'abbiamo aperta lascerei i paraoli che avevamo appena cambiato, ma metterei le fasce un pelino più fresche. Finiamo di svuotare la forcella e andiamo a sganciare l'idraulica. Su queste forcelle i registri dell'idraulica sono proprio sotto, infatti c'è un tappo di gomma che li isola dallo sporco e dalle schifezze della strada, mentre invece su molte altre i registri sono posti sul piedino. Lì dipende un secondo dal tipo di forcella su cui stiamo andando a lavorare, ma concettualmente sono quasi tutte così, a parte le versioni più racing con i piedini pressurizzati che hanno un sistema di funzionamento leggermente diverso che è simile ma con delle differenze sostanziali. Via il tappo di gomma, apriamo tutto il registro, ricordiamoci sempre che se non sappiamo quanto l'avevamo chiuso, prima si conta andando al tutto chiuso quanti click avevamo e poi lo apriamo tutto dopo esserci disegnati. Per sganciare tutto il blocco dell'idraulica inferiore può essere necessario usare un avvitatore pneumatico a percussione come questo, oppure quelli elettrici comunque a percussione, perché lui ha un aggancio sul fondo del pompante molto stretto, quindi proprio da manuale della forcella ti dice di usare un sistema pneumatico di svitamento e avvitamento. Svitato il registro in fondo possiamo sfilare tutto il pompante dell'idraulica. Come vedete sul fondo della forcella tende ad accumularsi parecchio sporco, che è la parte importante poi da pulire perché è quella che ci intampa i registri. Prendiamo con le pinze il tappo e sfiliamolo cercando di non farlo cadere nell'olio, buttando fuori i fondi d'olio che rimangono. Ecco, te pareva. Salvato. Questo è il registro idraulico della compressione. Come ultimo facciamo uscire anche lo spillo del registro dell'estensione. Ricapitoliamo quello che abbiamo trovato nella forcella finora. Lo stelo con il piedino, il parapolvere, il siger di fondo corsa, il paraolio, lo spessore di fondo corsa del paraolio, la fascia di scorrimento inferiore e la fascia di scorrimento superiore, il gambo della forcella, il registro della compressione che è posto sotto il piedino, che abbiamo smontato prima, lo spillo di registro dell'estensione con la sua molla, il resto delle lamelle sono al fondo del pompante, il tappo superiore della forcella con la regolazione del registro dell'estensione e la regolazione del precarico. Qui abbiamo l'asta di rinvio che dal registro del tappo dell'estensione ci va a spingere e muovere lo spillo al fondo del pompante, la molla che è quella che materialmente spinge la ruota contro il terreno e quella che materialmente fa muovere e tiene in posizione la forcella, e il pompante con all'interno, in questa parte qua che è al fondo, le lamelle del freno idraulico in estensione. Ripetiamo esattamente le stesse operazioni anche per l'altra forcella. Per la pulizia preferisco evitare l'uso di spray aggressivi come nitro, trielina, gli spray per i freni, e preferisco usare dell'alcol isopropilico per la pulizia e poi dello spray lubrificante al silicone per rinnovare un po' le guarnizioni e evitare che abbiano attrito nella fase di reinserimento e di rimontaggio e possano rovinarsi. Adesso prendiamo un panno in microfibra, le parti che vogliamo pulire, in questo caso tutto l'interno della forcella, le teste e le idrauliche della compressione, quelle inferiori, e andiamo a pulirle con l'alcol isopropilico. Svitiamo la parte esterna del pompante e semplicemente da sotto possiamo sfilare il registro dell'estensione, così possiamo pulire anche lui. Qui abbiamo la molla del fondo corsa e il registro idraulico dell'estensione. Andare a smontare oltre per andare a revisionare tutte le varie lamelle, magari sostituirle, aggiornarle, vederle, tanto nell'estensione quanto nella compressione, non è secondo me da fare nelle manutenzioni ordinarie, perché comunque le teste di questi filetti sono ribaditi proprio per fare in modo che non si svitino e diventa più un'operazione straordinaria che ordinaria. Una prima manutenzione ordinaria la andiamo a dare con un panno in microfibra, andando a pulire tutte le tracce d'olio, tanto sullo stelo quanto facendo attenzione alla lamellina di plastica sulla parte esterna del registro, la testa. Qua abbiamo lo spacer del precarico,
con la regolazione del precarico vero e propria e la regolazione del freno in estensione. Adesso qua non è che ci sia granché da pulire, anche perché la parte superiore della forcella raramente viene a contatto con lo sporco, che invece normalmente rimane sul fondo e quindi nella parte inferiore con i registri. Usiamo semplicemente un po' d'alcol isopropilico per andare a pulire e sgrassare tutte le parti dell'idraulica. Il vantaggio dell'alcol isopropilico è che non lascia tracce, asciuga molto velocemente ed è poco aggressivo sulle guarnizioni, che comunque andremo, una volta pulite, a rilubrificare con un po' d'olio e siliconi per evitare che si rovinino prima che rimettiamo l'olio della forcella. Come finale di pulizia, con l'aria compressa andiamo a togliere gli eccessi di sporco che, come vedete, l'alcol ha staccato. Proprio la quantità di sporco, olio e sporco che si infila tra le varie lamelle, che sono quelle che frenano effettivamente il passaggio dell'olio. Poi abbiamo la regolazione di fino fatta con l'idraulica e lo spillo, ma il grosso del lavoro lo fanno le lamelle. Proprio nelle lamelle tende ad accumularsi lo sporco che ci fa lavorare la sospensione peggio. Puliamo anche lo spillo dell'estensione. Facciamo attenzione che le lamelle non raccattino dei peli, dei peletti del panno in microfibra, e nel caso andiamo a dare una pulita con l'aria compressa. Diamo una passata anche al corpo e anche una passata allo stelo del pompante. Diamo anche una bella pulita alla testa. E visto che uno dei due registri dell'estensione già iniziava a far trafilare olio, andiamo a sostituire entrambe le guarnizioni. Prendiamo il tappo, un coltello, ci inseriamo sotto testa del registro col coltello e piano piano lo sfiliamo. Facciamo attenzione che ci sono due sfere che sono quelle che gli danno i click. Chiaramente prima di tutto lo avevamo azzerato completamente esteso, quindi a zero freno. Eccole lì. Qua c'è una sfera e qui c'è l'altra che aveva già tentato di scappare. Attrezzino da dentista a manina e andiamo a sfilare la guarnizione dalla sede, ecco qui, e andiamo a vedere se nel set di guarnizioni che abbiamo ne abbiamo una compatibile. Ecco fatto. E adesso la faccio scendere in posizione. Un po' di grasso ai siliconi sia per la guarnizione, per aiutare il lavoro della guarnizione, sia per tenere in posizione le due sferette con la mollettina, in modo che mentre le rimettiamo non cerchino di saltare via. Il grasso ce le tiene ferme in posizione e noi possiamo andare a reinserirle nel tappo aiutandoci semplicemente con un paio di pinze che le chiudano. Perfetto. Controlliamo che faccia correttamente i click e che il cursore sotto, ruotando, si muova correttamente, cioè avanzi e ritorni indietro. Andiamo a mettere un po' d'olio ai siliconi su tutte le guarnizioni, anche sullo spillo dell'estensione, in modo che la guarnizione rimanga bella lubrificata, riprenda un po' anche di vita. Sul tappo invece, in rimontaggio, a fine montaggio, metteremo un po' di grasso siliconico sui filetti come quello che abbiamo messo sul registro. Su queste forcelle abbiamo detto che non avremmo cambiato i cortecchi perché erano relativamente freschi, ma ci trovassimo a doverli cambiare, doverli sostituire, magari perché non siamo sicuri del loro stato o perché perdevano, dovremmo semplicemente, isolato la testa dello stelo per evitare che tagli il cortecco, dopo aver sfilato quelli vecchi, andare a rimettere prima di tutto il parapolvere, semplicemente facendolo entrare, magari muovendolo un po' per evitare che comunque si rovini, con il suo grasso dedicato che vi danno nella confezione, il Siger che va a bloccare poi successivamente il paraolio dentro il gambale, il paraolio nuovo lo andiamo a inserire da sopra, facendo anche questo entrare piano piano sempre con il suo grasso, la rondella di spessoramento, e poi andiamo a rimettere la fascia di scorrimento dello stelo e agganciamo la fascia di scorrimento del gambale. Se siamo sicuri di aver pulito tutto bene, siamo sicuri delle condizioni della nostra forcella e delle varie componenti, possiamo iniziare a rimontare. Rimettiamo la sua lamellina di plastica sul registro dell'estensione e andiamo a reinserire il tutto
piano piano, e lo facciamo tornare dentro. Gli andiamo a rimettere il suo fondo corsa per la molla, con relativo spessore in plastica che evita che la molla picchi direttamente contro il metallo. Tiriamo fuori tutta l'asta e andiamo a riavvitargli la parte superiore del pompante. E anche lui lo portiamo completamente in battuta, in modo che quando riavviteremo il tappo, prima il tappo arriverà a contatto con la testa del pompante, poi lui ci si chiuderà contro andando a bloccarlo, quindi saremo sicuri di avere la stessa lunghezza effettiva per tutti e due gli steli. Diamo una bella pulita anche dentro il piedino, in modo da togliere le ultime tracce di sporco, e gli passiamo anche lo straccio. Verifichiamo che sia tutto bello pulito. Consideriamo sempre che anche l'olio all'interno, quello che poi sarà all'interno della forcella, ci consentirà di avere una funzione oltre che lubrificante anche pulitiva, quindi comunque ci aiuta al mantenimento della forcella. Nonostante questo, sempre meglio togliere tutte le tracce di fascia che possono rimanere al suo interno, che sono quelle degli scorrimenti, che chiaramente tendono a consumarsi e a fare pasta nel fondo della forcella, facendoci lavorare peggio i registri. Posizioniamo il piedino in morsa in modo da averlo fermo, estendiamo tutto il pompante e posizioniamolo al fondo. Aiutiamoci con le mani a riportarlo in battuta, che arrivi proprio al fondo della sua sede, e poi gli presentiamo il registro dell'estensione e lo andiamo a puntare con la chiave da 19. Una volta puntato, per chiuderlo dovremo usare comunque la pistola a percussione. È molto importante chiuderlo con la pistola a percussione o un avvitatore a percussione, perché non avendo modo di bloccare il pompante in maniera stabile per poter serrare il dado, è fondamentale dargli una chiusura dinamica che lo chiude in posizione correttamente. Prendiamo il gambale, andiamo a controllare al suo interno che la luce corra tutta omogenea, che lui sia liscio, perché quando le forcelle lavorano per tanto tempo senza olio, la fascia non scorre più bene e inizia a mangiarsi l'interno del fodero, che è in alluminio. Se è tutto a posto, se ci sembra buona, se non vediamo segni particolari, se è pulito, se lo vediamo anche sporco, gli passiamo anche solo un pezzo di carta, un panno in microfibre, lo spingiamo con un bastone in legno o in alluminio che non faccia righe e andiamo a pulirlo il più possibile. Ma possiamo andare a rimontare il gambale sullo stelo. Per farlo basta farglielo scorrere sopra, si innesta sulla prima fascia, quella di scorrimento dello stelo, e poi andiamo a inserirgli dentro, presentargli la sua fascia di scorrimento, lo spessore e il paraolio. Per inserire a fondo il paraolio serve un attrezzo specifico, che è un anello fatto normalmente in due pezzi per calcare sullo stelo, spingere dentro il fodero il paraolio. Io non ce l'ho perché non faccio su tante forcelle da averne bisogno, me lo sono costruito con un semplicissimo pezzo di plastica piegato con la pistola termica, che mi consente di calcare bene il paraolio senza diventare pazzo. Andiamo a rimettere il siger nella sua sede, facciamo molta attenzione che sia correttamente posizionato in sede, dobbiamo proprio sentirlo scattare, che lui entri nella sua sede e tenga in posizione il paraolio. Se siamo sicuri che il siger di blocco è perfettamente in posizione, io preferisco dargli ancora 2 spruzzate di olio ai siliconi, che così lo preservano anche dall'umidità, dalle schifezze che può trovare sulla strada, e rimettiamo e spingiamo in posizione il parapolvere. Arrivati a questo punto possiamo andare a fare il livello dell'olio. Per fare il livello dell'olio ci vengono dati normalmente 2 parametri, o il quantitativo d'olio o il livello. Io personalmente preferisco sempre il livello, perché soprattutto se andiamo a fare un semplice cambio d'olio, non come in questo caso che l'abbiamo svuotata e pulita tutto, ma se andiamo semplicemente a fare un cambio di viscosità magari su una forcella non regolabile, può darsi che non riusciamo a spurgarla del tutto, e quindi se andiamo a mettere il quantitativo previsto possiamo ritrovarci una forcella più piena, quindi con meno camera d'aria, che tende a pressurizzare più in fretta e lavora in maniera differente, perché avendo appunto meno aria nella parte superiore, quando si comprime l'aria che fa da cuscinetto ci rallenta l'ultima fase di compressione. Secondo me è molto meglio avere il livello e fare l'olio a livello, piuttosto che fidarci ciecamente delle specifiche del costruttore e metterne il quantitativo, anche perché facendo il livello possiamo decidere
decidere noi quanta camera d'aria lasciarli e cambiare leggermente il comportamento della forcella. Iniziamo ad aggiungergli olio. Questo è il Factory Line di Motul, quello che ho visto alla fine essere il miglior compromesso tra costo e prestazioni nel tempo. La durezza dell'olio si misura in V, normalmente sulle forcelle regolabili si usa il 5. Se abbiamo delle forcelle non registrabili dove abbiamo solo le lamelle e non abbiamo gli spilli, in quei casi lì può essere necessario mettere delle durezze superiori per farci lavorare la forcella come preferiamo. Andiamo anche a rimettergli già lo spillo dell'estensione e la sua bacchetta. Lo spillo con la sua molla e la bacchetta di rinvio. Eccolo qua, deve andare giù quasi fino a filo perché si deve incastrare sul codino dello spillo. Continuiamo ad aggiungere olio, siamo già quasi a livello. Man mano che lo aggiungiamo facciamolo però spurgare, perché vedremo che andando a riempire bene le idrauliche la forcella comunque scenderà di livello. Muoviamo anche un po' lo stelo, perché così dai fori, quelli che abbiamo visto prima qua sotto la fascia, lui riesce a mandare anche bene l'olio nella parte esterna tra lo stelo e il gambale e quindi ci mantiene lubrificate bene anche le fasce e siamo sicuri di fare il livello correttamente. Adesso continuiamo finché non lo sentiamo che corre tutto omogeneo e non sentiamo più rumore di bollicine d'aria. Noi continuiamo a pompare e poi andiamo a vedere effettivamente il livello. Il livello si fa senza molla e senza niente nella forcella, con solo lo stelo, il pompante e il gambale montato. Per fare il livello si usa questo utensile, in questo caso autocostruito, che è una cannuccia di alluminio con un pezzo di Teflon che la tiene ferma e che si appoggia sulla testa del gambale, con la quale andiamo a scegliere il punto massimo di pescaggio da cui andiamo a pescare, quindi ci farà il livello dalla testa del gambale al livello proprio dell'olio. Cerchiamo di mantenere lo stelo più verticale possibile, presentiamo il nostro utensile da livello e con la siringa andiamo a tirare via l'olio in eccesso. Ok, siamo sicuri di aver fatto il livello. Adesso viene la parte un po' più tricky del rimontaggio, quella un pochino più difficile. Servirebbe in realtà un utensile che è sostanzialmente un gambo filettato femmina che ci consente di agganciare il pompante e tirarlo su mentre noi abbiamo la molla che scorre attorno al pompante. Ma non avendolo dobbiamo un po' giocare lavorando, tirando sul pompante e facendo entrare la molla il più velocemente possibile, cercando di prendere il pompante e tirarlo su mentre la molla scende. Io invece per comodità mi sono creato questo attrezzo, è una chiave molto sottile che vado a infilare ad agganciare al dado e uso la stessa molla per portarmi sul pompante piano piano e poi arrivato al fondo, essendo sottile, non ha problemi a scavalcare la spira di chiusura e posizionarsi esattamente a tappo. Ecco qua che abbiamo bloccato la nostra molla sul nostro pompante. Fatto questo possiamo tranquillamente riposizionargli il tappo sopra. Sostituiamo la chiave sottile con la chiave vera. Ok. E con la chiave da 24 andiamo a chiudere bene il tappo sullo stelo. Anche qua stessa manovra di prima, ci aiutiamo col braccio e andiamo a chiudere. Richiuso il tappo, montato sullo stelo, messa la molla, fatto il livello dell'olio, pulita tutta la meccanica, se siamo sicuri possiamo tranquillamente chiudere. Ultimo passo, un goccio di grasso siliconico sulla guarnizione di testa, così tiene meglio. Ecco qua, palmiamo. Riprendiamo la chiave da R15 e chiudiamo definitivamente la forcella. Non serve che il tappo sia chiuso a morte, perché tanto, soprattutto se teniamo, come sul 990 molto spesso è necessario, gli steli a filo con la piastra, la stessa chiusura della piastra ci tiene fermo il tappo, quindi non ci serve serrarlo a morte. Abbiamo tutto aperto, estensione aperta, compressione aperta, il precarico al minimo, controlliamo che la forcella lavori correttamente. Non dobbiamo sentire impuntamenti, non dobbiamo sentirla particolarmente frenata. Andiamo a chiudere l'altra e poi le rimonteremo sulla moto. Fare bene la manutenzione delle forcelle è fondamentale, è un elemento chiave sia della sicurezza che della nostra sensazione in moto ed è importantissimo che sia sempre al massimo della sua efficienza. Abbiamo visto
un'infarinata di quelle che sono le fasi principali della manutenzione della forcella, quindi lo smontaggio, la pulizia, il controllo e il rimontaggio. Ogni forcella è un caso a sé, ogni produttore ha le proprie specifiche, ma sostanzialmente tutte le forcelle sono fatte in maniera simile. Quindi nel momento in cui capiamo come funziona, come deve funzionare la forcella, noi sapremo mettere le mani su quasi tutte, salvo poi andare ad accorgerci e comportarci di conseguenza in base alle differenze che ci sono tra un modello e l'altro. Ma sostanzialmente il lavoro che deve fare e quindi le sue funzioni sono comuni a tutte le forcelle. La forcella è un sistema chiuso, quindi tolte queste manutenzioni che vanno fatte con degli intervalli regolari ma non ravvicinatissimi, la forcella non richiede altre manutenzioni proprio perché tutto quanto chiuso al suo interno, al suo olio, a tutte le sue specifiche, e salvo casi particolari come ad esempio la rottura dei paraolio oppure delle righe che possiamo farle, non avrà bisogno di altre manutenzioni aggiuntive se non la ordinaria pulizia e rimozione dello sporco che tira su dalla strada o dal terreno nel caso di fuoristrada. Abbiamo già in mente tanti nuovi video con tanti argomenti da portare sul canale. Se volete rimanere aggiornati iscrivetevi e attivate le notifiche. Per ora io mi fermo qua, vado a finire il lavoro. Grazie, thanks for watching, un saluto, Guido!